Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come mettere mano a uno scaldabagno elettrico nel caso in cui questo dovesse rompersi. Questa è un'operazione che è molto importante saper fare, in quanto in caso di rottura di uno scaldabagno elettrico, qualora ne aveste uno in casa, è importante agire subito per evitare che l'acqua che fuoriesce dallo scaldabagno rotto vada ad allagarvi l'appartamento, piuttosto che il balcone, insomma l'area in cui avete lo scaldabagno. Ovviamente è corretto dover chiamare un idraulico professionista che andrà a fare il lavoro in maniera precisa e accurata, qualora ovviamente voi non foste in grado, non sapeste come fare, non aveste la manualità per farlo. Io in questo video vi farò vedere anche come sostituire uno scaldabagno, però nel caso in cui non doveste essere sicuri è sempre meglio chiamare un professionista. Però è anche vero che nel momento in cui si rompe e inizia a perdere è importante agire subito e sapere appunto come fare e come scaricare l'acqua per evitare che questa vada a riempirvi l'appartamento. Continuate a seguirmi perché vi faccio vedere subito come agire in caso di rottura. Allora, la prima operazione da fare quando va a rompersi lo scaldabagno è quello di rintracciare il rubinetto di sicurezza, che è questo qui, è un rubinetto solitamente nascosto da una borchia cromata. Come vedete, se smontate la borchia troverete sotto il rubinetto. Il tappo ha anche un incavo solitamente che vi permette di aprire o di chiudere l'acqua. Questo è ovviamente il rubinetto con l'acqua in entrata dello scaldabagno, quindi se si va a rompere lo scaldabagno chiuderete il rubinetto ed eviterete di alimentare uno scaldabagno bucato. Qualora non aveste questo tipo di rubinetti, vi consiglio di inserirne uno tra il muro e il flessibile, quindi ovviamente nel tubo d'ingresso. Ecco qui, un rubinetto semplicissimo a sfera, niente di più semplice. Successivamente vi consiglio, dovete subito staccare la corrente. In questo caso il mio scaldabagno è collegato direttamente alla linea di corrente attraverso un mammut, ma ovviamente prima di fare questa operazione ho scollegato il generale, quindi ho staccato il contatore. Una volta fatto questo andremo a sganciare i flessibili. Io parto da quello dell'acqua calda, perché ovviamente quello di uscita, in quanto prima di fare questa operazione, quando ero in bagno, dopo aver chiuso l'acqua, ho anche aperto il rubinetto dell'acqua calda, in modo da scaricare tutta l'acqua che c'era all'interno della linea. Questo ovviamente andrà a ridurre la pressione, quindi scollegando questo flessibile qui, andremo ad avere un piccolo gocciolamento, ma niente di particolare. Ecco qui, andiamo a sganciare il flessibile. Ovviamente qualora i flessibili fossero danneggiati è necessario sostituire anche quelli. Ecco qui, come vedete qualche goccia, niente di particolare. Adesso però andiamo a sganciare anche quelli dell'acqua fredda, quindi dell'acqua in ingresso, e non appena entra un po' di aria all'interno dell'impianto, cambierà la pressione e inizierà a uscire un bel po' più di acqua, non tantissima ma un po' di acqua. Adesso sganciamo il flessibile dell'acqua fredda, quindi il flessibile che porta l'acqua all'ingresso dello scaldabagno. Non sganciamo ancora la valvola di sicurezza, che è quella parte scura che si vede lì sotto. Sganciamo solo il flessibile. Tuttavia in questo caso la valvola di sicurezza è una valvola vecchia e quindi anche sganciando il flessibile, pur essendo presente la valvola, un po' di acqua andrà a uscire. Ovviamente mettete in conto che quando fate questi lavori un po' di casino in casa lo fate, quindi ovviamente non fateli per sfizio, fatelo soltanto se necessario. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio, chiamate un idraulico se avete bisogno, però questo vi permette di mettere in sicurezza la vostra casa, perché se si rompe lo scaldabagno e inizia a uscire l'acqua e voi non eseguite queste operazioni, da qui che arriva l'idraulico vi si allaga tutto quanto. Adesso possiamo andare a sganciare anche la valvola di sicurezza, quindi la sganciamo svitandola semplicemente. Ovviamente noterete che adesso, come sganciamo la valvola, l'acqua non sarà più una goccia a uscire, ma sarà un bel getto bello forte. Questo perché ovviamente non ci sono più filtri nello scaldabagno, quindi più tappi, e quindi l'acqua esce per forza di gravità in cascata. Ecco qui. Preparatevi sempre ad avere soltanto sotto un secchio, un bidone o comunque qualcosa che possa contenere tutta la quantità d'acqua che avete nello scaldabagno. Questo del video è uno scaldabagno da 10 litri, quindi è piccolino, ma solitamente in casa ci sono scaldabagni da 50, 60, anche 80 litri, e lì 80 litri d'acqua che vi cadono addosso non sono pochi. Adesso, una volta che abbiamo svuotato completamente lo scaldabagno, quindi l'abbiamo reso anche leggero, possiamo andare a sfilarlo, quindi toglierlo dalle staffe o dai tasselli di fissaggio e andare a sostituirlo. Adesso vi faccio vedere come collegare la valvola di sicurezza. Ecco qui, andiamo a usare sempre del Teflon, che è importante avere sempre a casa il Teflon. Sempre, avviatelo sempre, perché in caso di necessità vi aiuterà tantissimo. Quindi mettiamo il Teflon nella filettatura e colleghiamo la valvola. Questa dell'immagine è una valvola di sicurezza standard che viene fornita solitamente con gli scaldabagni, ma se volete potete mettere anche una di queste. La differenza tra quella standard e questa è che questa qui ha un rubinetto di sicurezza rosso. Questo rubinetto vi permette di testare la funzionalità della valvola. Azionandolo infatti sentirete l'acqua che esce
e capirete se la valvola sta funzionando oppure se perde. Però va benissimo anche quello diciamo che viene fornito con lo scaldabagno. La valvola di sicurezza ha una vite di regolazione sotto, che adesso vi faccio vedere, che vi permette di modificare la pressione dell'acqua. Ovviamente se non siete esperti non andate a toccarla, io ad esempio non l'ho mai utilizzata, ve lo dico soltanto a titolo informativo. A questo punto dobbiamo andare a fissarlo, può essere fissato con una staffa, come in questo caso, se si parla di uno scaldabagno piccolo, o con dei tasselli, se si parla di uno scaldabagno più grosso. Ad esempio questo scaldabagno da 10 è sufficiente, per questo scaldabagno da 10 è sufficiente una staffetta di questo tipo, anche perché lo scaldabagno è piccolo e quindi è sufficiente. Ovviamente questa staffa viene fornita con lo scaldabagno. Per uno scaldabagno da 50 litri è già necessario avere dei tasselli, perché ovviamente hanno un fissaggio diverso e una tenuta diversa sul peso. Considerate che già uno scaldabagno da 10 litri abbiamo i 10 kg dell'acqua più il peso dello scaldabagno, qui 4 kg esagerando, quindi avremo già 14-15 kg di peso che devono gravare su questa staffa. Però sono calibrate ovviamente, quindi se viene fornita questa, mettete questa. A questo punto aiutatevi sempre con una livella per essere sicuri che sia perfettamente dritta, perfettamente orizzontale, e possiamo andare a ricollegare il nostro scaldabagno. Quindi colleghiamo i tubi, colleghiamo i flessibili, sempre mettiamo il teflon nelle filettature per evitare ogni tipo di gocciolamento. Quindi ecco qui, come vedete, è un'operazione molto semplice, quella della sostituzione dello scaldabagno. Però vi ho anche detto che se non siete sicuri chiamate un idraulico. Però comunque se dovesse rompere è importante saper fare queste prime operazioni di scarico dello scaldabagno, altrimenti, come vi ho detto prima, se avete uno scaldabagno da 50 litri a casa si va a bucare. 50 litri che vi vanno in casa non sono pochi, soprattutto se poi non sapete come chiudere l'ingresso dell'acqua, perché poi l'acqua non avrete soltanto la perdita di 50 litri dello scaldabagno, ma avrete anche la perdita dell'acqua che continua a entrare, perché quel rubinetto sotto quella borchia ovviamente permette di interrompere l'ingresso dell'acqua nello scaldabagno, altrimenti avreste come un rubinetto che vi fa uscire l'acqua sul pavimento. E adesso possiamo andare a ricollegare i flessibili. Iniziamo ad avvitarli con le mani, quindi iniziamo a fare un primo fissaggio e successivamente dovremo aiutarci con una pinza a pappagallo, anzi con due pinze a pappagallo, perché la prima vi serve per tenere fermo il flessibile, la seconda per stringere il dado. Se non usate due pinze rischiate che stringendo il dado andrà ad arricciarsi il flessibile, quindi andrete a piegarlo e strozzarlo, e quindi dovete assolutamente evitare di fare questa cosa qui. Come vedete, due pinze, una tiene il flessibile e l'altra stringe il dado. Stringetelo in modo che sia bello serrato, non troppo da spaccare tutto quanto. E possiamo poi andare a ricollegare il nostro scaldabagno alla rete elettrica. Ovviamente finché non avete finito di fare tutto, non avete pulito tutto, non ricollegate la corrente, in questo caso il generale è staccato. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile o insomma avete gradito la visione di questo contenuto, vi invito a mettere mi piace qui sotto, lasciare un commento e iscrivervi al canale. Mi raccomando, attivate la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Io vi ringrazio per aver visto il mio video, spero che vi sia piaciuto e vi auguro un buon proseguimento all'interno del mio canale.